Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? I tarocchi interattivi di oggi si concentreranno su di te, quindi vediamo la situazione, possibili sviluppi e a fine stesa ti chiederò di concentrarti sulla domanda che ti sta particolarmente a cuore per darti una risposta secca con gli arcani maggiori e alla fine un ulteriore messaggio dedicato a te in scrittura automatica. Subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei 3 mazzi e guarda cosa succede dopo questa lettura. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Prepariamo i 3 mazzi per questo video dal titolo "Guarda cosa succede dopo questa lettura". Sapete che è un interattivo, quindi come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre, perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione. Quindi vale anche se lo vedete tra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Aggiungo ancora queste carte e andiamo a vedere cosa succede in questa lettura, ma anche dopo, naturalmente. Oggettini. Per la variante numero 1 abbiamo il simbolo dell'infinito che rappresenta l'eternità. Variante numero 2, l'elefantino che simboleggia la forza. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3, con la corona che simboleggia la vittoria. Vi chiedo di focalizzarvi bene su una di queste 3 varianti, oppure sugli oggettini, come preferite voi, e andiamo a vedere cosa succede in questa lettura e anche dopo. Vi lascio un po' di tempo per pensare. Ok, infinito, iniziamo con te. Suerte, infinito per te. Andiamo a vedere cosa succede in questa lettura e anche dopo. Prima vado a darti alcune lettere che dovrebbero avere un senso per te o ricordarti un qualcosa. Per l'infinito. Possono essere l'iniziale di un nome, di un cognome, o l'iniziale di una città, insomma, devono avere un senso per te, per l'infinito. A infinito abbiamo la lettera A, la lettera F, V, G, P, D. Neanche lettera E.
Queste sono per l'infinito. E adesso 4 numeri che fanno parte di una data o hanno un senso per te in questo momento o lo avranno nelle prossime settimane. Possono anche far parte di un numero di telefono o essere numeri fortunati per l'infinito. Numero 26, 41, 79 e 48. 26, 41, 79, 48. Magari 79 può essere il tuo anno di nascita. O 41 anni, l'età dell'infinito. Vediamo chi sei tu, infinito. A fine stesa ti chiederò anche di pensare ad una domanda che ti sta particolarmente a cuore e ti darò una risposta secca con gli arcani maggiori. E concluderò poi la variante con alcuni messaggi in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti in quel momento. E adesso vediamo chi sei tu, infinito. Beh, infinito sei di un segno d'aria, Gemelle, Bilancia, Acquario, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Infinito, ti vede una persona molto empatica, una persona che viene considerata un po' il punto di riferimento anche per altre persone. Potresti anche possedere degli animali o amare molto gli animali. Che so, magari hai un cane o un gatto. Le persone ti considerano un po' un punto di riferimento. Infinito, penso che sei una persona abituata a fare da sola, nel senso un qualcuno che riesce a cavarsela da solo o preferisce cavarsela da solo, senza chiedere magari l'aiuto ad altri. Potresti anche essere un qualcuno abituato anche a farsi carico dei problemi degli altri, perché lo vedo di qua. Beh, empatica l'avevo già detto, una persona molto altruista. Ti vedo un qualcuno che di recente potrebbe aver fatto un viaggio più o meno importante, o un cambio di casa, o vorresti farlo. Qui ho questo carro, persona molto passionale, infinito. Penso che sì, in questo viaggio, in questo cambio di casa che tu vuoi andare a fare, includa un qualcosa al quale tu tieni molto. Di recente puoi aver ricevuto una comunicazione che aspettavi da tempo, o potresti anche aver firmato un contratto o doverlo fare, perché lo vedo di qua. Infinito, sei comunque un amante della vita semplice. Io ti vedo una persona semplice, una persona con dei valori, che crede nella famiglia, una persona anche con un bel caratterino, se vogliamo, tosto, con questo imperatore.
Poi ti ho detto prima, un qualcuno abituato a fare da sé e a conseguire, presumibilmente sempre o di recente, ciò che si prefigge, infinito. Aggiungo anche qua che tu potresti essere una persona molto intuitiva o avere anche delle capacità o una passione in ambito esoterico, potresti fare sogni premonitori, potresti comunque avere una spiccata intuizione. Come parlano le carte, del nostro infinito? Qua ci sono delle persone che dovresti avere il coraggio di far uscire dalla tua vita. Io penso che potrebbe esserci anche qualcuno nella tua famiglia o fra i tuoi parenti che non è completamente sincero con te, quindi occhio, infinito. Se non fanno parte della famiglia dovresti cominciare a considerare di farle uscire dalla tua vita. Qua penso che tu in questo momento o tra poco, quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, con questo asso di bastoni vedrai concretizzarsi un progetto o un qualcosa, anche vedi, lo vedo di qua con questa carta del sole. Può essere, se non stai lavorando, che se inizi a lavorare o si trovi questo lavoro, infatti qua c'è la firma di un contratto, un messaggio, una chiamata, comunque l'inizio di un qualcosa. Per me può essere lavorativo e qualora fossi sola non escludo la conoscenza con una persona che potrebbe essere di un segno di fuoco, che nasce come un'amicizia e poi con questo asso di bastoni può diventare un qualcosa di più. E questo era quello che ci hanno detto per te, infinito. E di recente qua io vedo che tu hai conseguito un qualcosa. Mi ricollego qua pensando che potrebbe essere un qualcosa in ambito economico o far parte anche di un qualcosa a livello lavorativo, una promozione. Li devi vedere tu perché questo è comunque un interattivo, quindi vale per tante persone, può avere più significati. Andiamo avanti nella lettura. Qui iniziamo a parlare di futuro. 2 assi, è curiosa la cosa. Io qua ci vedo un inizio per te, l'inizio di un qualcosa, non a caso ci escono 2 assi uno sull'altro, Guarda, sembra incredibile, non l'ho fatto apposta, giuro, ero concentrata su come disporre le carte, pazzesco. 3 assi, non solo 1. Cosa devi andare a iniziare, infinito? Cosa inizia qua? Qualcosa di importante, qualcosa veramente di gratificante, ma a mio avviso, se non stai lavorando si trova certamente un lavoro,
oppure circa alcuni progetti che tu puoi aver fatto o stai facendo, incluso sentimentalmente parlando, una persona probabilmente di un segno di terra, che potrebbe essere un pochino più giovane di te. Lo vedo anche un po' immaturo volendo, però qui con 3 assi va ad iniziare un qualcosa. Infinito. In questo futuro prossimo io ti vedo comunicare con un qualcuno che in questo momento è lontano da te. Ho questa carta del mondo. Un qualcuno che talvolta può essere di poche parole, con questo eremita. Potrebbe anche essere una persona che ti piace o addirittura un qualcuno che speri di veder ritornare. Con questo eremita. Sappi che in questo futuro prossimo sarà necessario lasciare andare un qualcosa, con questa torre, con questo 5 di spade. Non a caso, vedi, ci sono uscite una sull'altra. Lasciare andare un qualcosa, chiudere con una situazione, probabilmente con una persona qui che magari non è stata come doveva, non si è comportata con te, come avrebbe dovuto. Io qua ci vedo un qualcuno che potrebbe anche essere un collega di lavoro, oppure, se stiamo parlando di una relazione di amicizia o sentimenti, qualcuno che è stato poco propenso a mettersi complementare con te, ha sempre voluto fare di testa sua e continuerà a farlo. E proprio per questo io qua ci vedo che è necessario mettere un punto a questa situazione. È necessario chiudere, abbandonare. Focalizzarti su te stessa o te stesso, andare avanti con questo carro nella tua vita, e grazie a questa chiusura io qua ci vedo una gran bella trasformazione. Si cambia energia, si cambia rotta, marcia, partiamo in quinta con questo carro. Però tante volte è necessario comunque lasciare andare un qualcosa, e io questo lo vedo nel tuo futuro. Andrei a realizzare un progetto che ha a che fare con un qualcosa di familiare. Io qua ci vedo una famiglia, un consolidamento. I progetti non rimangono tali, con questo 10 di coppe si concretizzano, e ci vedo un qualcosa in ambito familiare, un qualcosa che vuoi fare per te, per la tua famiglia. Ricordati che avevamo 3 assi a inizio stesa, infinito.
Non ho altro da aggiungere. Quindi guarda cosa succede dopo questa lettura. Vedi cosa va ad iniziare con questo tris di assi che ci sono qua. E se stai aspettando il ritorno di qualcuno, io qua ci vedo comunicazione da una persona che potrebbe essere lontana da te o distante da te, ma ce lo vedo, eh. E adesso ti chiedo di concentrarti su una domanda che ti sta particolarmente a cuore, quindi pensa in questo momento alla domanda. Vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori, un sì o un no, per l'infinito. Vediamo. Infinito. Abbiamo il giudizio, ne metto giù ancora 2, l'eremita e gli innamorati. Ma qui se hai chiesto un qualcosa circa il ritorno di una persona, io vedo che riceverai notizie da parte di questa persona e sono anche positive con questa carta degli innamorati, quindi presumibilmente tu puoi aver chiesto, scusa, circa il ritorno di una persona o di una situazione nella tua vita. Se in questo momento ti senti sola o solo, magari puoi aver chiesto: incontrerò una persona che mi vuole bene, che mi ama, un uomo o una donna? La risposta è un sì. Però io qua ci vedo tanto il ritorno di un qualcuno. E adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene, che mi arriva da scriverti in questo momento, da dirti, per l'infinito. Prendi il cellulare e scorri le ultime 4 chiamate che hai ricevuto. Tra queste c'è una persona che ha bisogno di te. Ma non vuole ammetterlo. Il rumore dell'acqua è molto rilassante. 'Rilassante. 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 '
quando lo sentirai, riceverai una piacevole sorpresa. E questo era quello che mi è venuto da scrivere per te. Quindi le ultime 4 chiamate che hai sul tuo cellulare comprendono la telefonata di una persona che ha bisogno di te ma non vuole ammetterlo. E poi il resto, non so perché, sento un rumore d'acqua ed è anche molto rilassante, E sappi che quando lo sentirai riceverai una piacevole sorpresa. Questo era per te, infinito. E ti dico adelante, con un possibile probabile ritorno qua di un qualcuno o di una situazione nella tua vita. Adelante, infinito. Elefantino, suerte per te. Andiamo a vedere cosa succede durante questa lettura e dopo. Prima vado a darti alcune lettere che hanno un senso per te, possono essere le iniziali di un nome, di un cognome, oppure anche di una città, insomma. Devi capire a cosa fanno riferimento per l'elefantino. Abbiamo la lettera S, N, I, G, forse era già uscita prima. La lettera E, e la C. Queste sono per l'elefantino. Adesso vado a darti 4 numeri che possono far parte di una data o un orario o avranno senso per te in questo futuro prossimo. Magari sono nel numero di telefono di un qualcuno che ti chiama o nel tuo, o magari anche numeri fortunati per l'elefantino. Numero 3, 12, 74, 40. 3, 12, 74, 40. E adesso parliamo di te, elefantino. C'è uscita una chiave. Mi pare fosse già anche uscita nell'ultimo interattivo, la chiave in questo mazzo. Penso non sia un caso. Elefantino, sei di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Elefantino, penso che di recente tu possa aver sperimentato probabilmente una chiusura con una situazione o con un qualcuno, o un cambio drastico di una situazione qua. Ti vedo come se
non ti sentissi a tuo agio o non riuscissi a essere completamente te stessa o te stesso, probabilmente circa questa situazione, oppure mm, mm, c'è qualcosa al quale è necessario rimediare qua, anche se non ce la stiamo passando poi così male, elefantino, perché ti vedo una persona che probabilmente ha tante possibilità o è in grado comunque di crearsi le occasioni. Sei una persona molto giovanile, un qualcuno che dimostra anche meno anni della sua età. Ti piace stare con i giovani, creare delle possibilità, insomma, ehm, sei una persona, a mio avviso, realista e concreta, e anche con una marcia in più, però su alcune cose ho l'impressione che con questa luna tu possa andare un po' in confusione. C'è un qualcosa che ti manda in confusione e a mio avviso è possibile si stia parlando di sentimenti, e abbiamo un re di coppe con una regina di coppe qua. E ci vedo con questa luna un po' di confusione, un po' di ambiguità, sentimentalmente parlando. Sei qualcuno amante della musica. Potresti essere anche un musicista, o può piacerti ballare, il ballo, la musica. Magari sei una cantante. So che ci sono tante cantanti anche che mi seguono, Vi leggo nei commenti. Potresti avere dei figli o desiderare di averne. E qui abbiamo una situazione con due persone. Quindi ora ti spiego meglio. Stiamo parlando di un probabile segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, ma anche di un segno di fuoco, ariete, leone, sagittario, dove presumibilmente o con uno o con l'altro tu potresti avere una relazione, oppure sono due conoscenze e non sapere chi scegliere, oppure qui ho questa carta del matto. Allora, sono coinvolte a mio avviso due persone, possono essere due uomini oppure due donne, insomma, convertite voi il senso della stesa, ma con questa carta del matto, con questa luna, io ci vedo un po' di confusione qua, come se il nostro elefantino non sapesse come risolvere o come è meglio approcciarsi a una persona o all'altra. Possono anche essere colleghi di lavoro, volendo. Sapete che qua è un interattivo e bisogna un pochino adattarlo. Comunque, due persone, situazione ambigua per l'elefantino. È possibile che proprio circa questa situazione che ti dicevo prima,
tu sia titubante nell'agire. Forse esperienze passate possono averti portata o portato a ad essere cauto o cauta, mh? E c'è anche un po' una sorta di pigrizia qua, con l'elefantino. Ti vedo un po' pigra, come se metaforicamente parlando, naturalmente. Comunque qua, situazione dove, ci sono coinvolte più persone, ehm, e indecisione. Sappi che con questa chiave, non a caso c'è uscita, hai la capacità di trovare la soluzione giusta circa una possibile probabile situazione che coinvolge 2 persone. Andiamo avanti e vediamo un futuro. Guarda, non a caso, 2 di spade, 2 di denari, cosa devi decidere qua? Elefantino, ci stiamo barcamenando, in una situazione che a mio avviso coinvolge 2 persone. Ho una carta anche di inganno. Probabilmente tu non sei una persona che ama ingannare, sei una persona leale, qui non ti dico che, ci sia da ingannare un qualcuno, ma da fare un qualcosa probabilmente a discapito, mhmm, di una persona probabilmente, Una decisione da prendere e si prenderà, Si sceglie la via del cuore con un asso di coppe. Penso che tu sia una persona molto bella e anche affascinante, che viene ammirata, viene guardata anche di nascosto, da qualcuno. Forse proprio una di quelle persone che abbiamo visto prima. Qui c'è un qualcuno che ti guarda, che ti ammira, sei molto bella. O bello, elefantino. Mamma mia qua, con questo 9 di spade come siamo disperati senza motivo. Siamo un po', ansiosi, o saremo un pochino ansiosi. Qua in assoluto, in questa stesa, io ci vedo una decisione importante da prendere che coinvolge altre persone. E si prenderà anche con assoluta certezza. Non disperiamoci troppo, elefantino, su. Che sei bella e ti guardano. Guarda, abbiamo anche la carta del sole. Ti ammirano non solo in fotografia, anche di persona. Presumibilmente potresti essere un qualcuno che suscita invidia, per un qualcosa che hai tu. Può essere il fascino, la bellezza,
una capacità particolare e questa invidia verrà fuori da parte, io qua ci vedo una donna bruna che va con certi atteggiamenti, andrà un pochino a deluderti. Quindi occhio a un'amica o comunque una donna bruna, Ci vedo invidia qua per l'elefantino. Ti vedo in coppia con un qualcuno o lo sarai qua. Abbiamo un imperatore e una regina di coppe. Allo stesso modo c'è un cavaliere di denari. Ho l'impressione che tu comunque possa avere la possibilità di relazionarti con due persone. Uno che può essere più una certezza vicino a te e un altro è un qualcuno che va, che viene, che insomma potrebbe anche essere distante da te. E decidiamoci, elefantino, decidiamo quello che vogliamo fare, perché è necessario qua andare a decidere un qualcosa. Siamo comunque un po' stanchi, un po' stufi. Non vogliamo muoverci per intraprendere magari questa cosa che potrebbe rivoluzionare la nostra vita, però qua c'è una ruota. Penso che futuro prossimo qualcosa vada a succedere. Una via d'uscita c'è sempre, ma occhio alle persone che stanno intorno a te ed in particolar modo una donna bruna, che tu sia donna o che tu sia uomo. Qui c'è questa donna bruna dalla quale è necessario un po' tutelarsi, perché potrebbe mettere magari un po' di zizzania. La chiave ce l'hai tu, elefantino. E adesso ti chiedo di pensare intensamente a una domanda che ti sta particolarmente a cuore. E vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori, un sì o un no per l'elefantino. Vediamo. Imperatore. L'appeso e il sole. È curioso come l'imperatore ci sia già uscito qua e ce lo ritroviamo anche negli arcani maggiori. Allora, qua, se la tua domanda riguarda una persona con la quale tu hai una relazione e ci sono degli ostacoli che tu sai, perché qui l'appeso sta ad indicare degli ostacoli, con questa carta del sole questi ostacoli si superano. Potrebbe essere un periodo presumibilmente di alcune settimane dove circa la relazione con una persona
È come se, potessi sentirti che la situazione non sta andando né avanti né indietro. C'è una sorta di stand-by con quest'appeso, però poi dopo riprende. Ora, se hai chiesto, cosa vuole fare una persona con me, ehm, gli arcani maggiori ti rispondono che a seguito di un periodo dove presumibilmente può non andare a succedere assolutamente nulla, dopo ci sarà un incontro con una ripresa. Oppure, se hai chiesto per una situazione dove possono esserci delle difficoltà, una situazione che è una certezza nella tua vita, a seguito di un periodo, chiamiamolo di attesa, ehm, la situazione poi riprende, migliora, qualcosa si manifesta. Ricorda la chiave che ce l'hai tu, E adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene, che mi arriva da dirti in questo momento. Per l'elefantino. Vediamo. Ma qui vedo una casa. Vedo una bella casa o un piccolo appartamento. Piccolo ma accogliente. Mh. Ci sono dei tappeti, ehm, un grande terrazzo, mhmm, un balcone. Quando sei lì o qui dove ti ho descritto, rilassati, e pensa a questa cosa che stai aspettando. Riceverai una chiamata o la visita di una persona che risolverà un problema che ti sta a cuore. Qui ci
ci parla di una bella casa che può essere piccola ma accogliente con tanti tappeti e può avere un grande terrazzo o un balcone. Ecco, quando sei qui puoi rilassarti, pensare ad un certo qualcosa che stai aspettando e proprio qui riceverai una chiamata o la visita di una persona che risolverà un problema che ti sta a cuore, elefantino. E questo era per te. Questa sarà la chiave di casa probabilmente, di quella casa di cui ti ho parlato nella scrittura automatica. Ti dico adelante, elefantino, con questa chiave. Adelante, elefantino. Corona, suerte per te. Andiamo a vedere cosa succede in questa lettura, ma anche dopo. Prima vado a darti alcune lettere che sono delle iniziali che hanno un senso per te, possono essere l'iniziale del tuo nome, del tuo cognome o di un qualcuno, l'iniziale di un paese. Comunque devono avere un senso per te in questo momento. Per la corona. Qui abbiamo la lettera T, tante lettere T, lettera P, tante T e tante P. La R, L, lettera S, M, e queste sono per la corona. Vado a darti ora 4 numerini che possono far parte di una data o possono anche essere numeri fortunati o comunque avere un senso per te, far parte del tuo numero di telefono o del numero di telefono di un qualcuno che ti sta a cuore. Vediamo. Per la corona. 23, 44, 83 e 45. 23, 44, 83 e 45. Per la corona. Vediamo chi sei tu, corona. E che cosa succede durante questa lettura e anche dopo. Corona, sei di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, ma potresti anche essere di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o avere un ascendente in uno di questi segni. Corona, potresti essere un qualcuno che di recente si è sentita esclusa o escluso da un qualcosa, Nonostante tu sia una persona che quando fa un qualcosa ci mette l'anima, e potresti anche aver fatto un qualcosa per qualcuno e magari
che non ha ricambiato come avrebbe dovuto. Insomma, qui, Corona, ti vedo con questa temperanza, una persona con una pazienza infinita, una situazione che si va a ripetere con questa ruota e che ti porta a pazientare. Ehm, mm. Sei un qualcuno che qui è curiosa la cosa, ci impegniamo, ci mettiamo tutto noi stessi, e però poi ho queste paure, ehm, nonostante, come ti dicevo, sei un qualcuno abituato a non fermarsi di fronte alle difficoltà. Qui ci siamo sentiti esclusi da un qualcosa e questa cosa ci ha letteralmente cambiato la prospettiva delle cose. Io vedo questo. Ti vedo innamorata, Corona. Innamorata e ricambiata qua. Guarda, non a caso, 2 di coppe. Ora, è curioso, quali paure potrebbero mai esserci, considerando che siamo innamorati e ricambiati? Vedi, anche qua. Ci sentiamo esclusi, ma non per questo significa che bisogna fermarsi e non procedere circa una situazione. Corona, sei un qualcuno che in questo momento sta facendo un qualcosa per se stessa o se stesso. Può darsi che tu stia anche rinnovando magari il tuo look o migliorando un qualcosa, un taglio di capelli diverso, cambio di colore. Questa carta mi indica anche che potresti essere un artista, amante della pittura, dell'arte. Però penso che tu stia lavorando su te stessa e qui ci sentiamo paralizzati di fronte a un qualcosa e non, a mio avviso non c'è motivo. Siamo innamorati, siamo ricambiati. Corona. Cerchiamo di capire qualcosa in più, parliamo di futuro. Mi piace quando escono le stesse carte nella stessa posizione. Qui abbiamo gli innamorati, anche qui c'è uscita la carta degli innamorati. In questa stesa parliamo d'amore. Se sei in coppia con un qualcuno,
Io qua ci vedo la fine di un ciclo di incertezze o di titubanze per arrivare ad un qualcosa di concreto. Se sei sola o solo, Corona, ci vedo un incontro con una persona imminente da adesso ai prossimi 2 o 3 mesi. Qui ci innamoriamo. Guarda un po' questa foto, magari potrebbe anche assomigliargli, assomigliare a una persona. È un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Comunicazioni che riceverai da un qualcuno qua. E presumibilmente potrebbe anche essere un corteggiatore, il cavaliere di bastoni, però attenzione perché a mio avviso il cavaliere di bastoni è un po' poco affidabile, quindi occhio. Accontentiamoci del re di bastoni e della regina di bastoni. Qua io ci vedo una gran bella passione, un gran bel sentimento per la corona, con una persona dove è tutto ricambiato qua. Avete parlato di sposarvi, di convivere, abbiamo anche l'imperatrice, magari metter su famiglia. Sai cosa? È possibile che ciò che ti ho detto prima circa quelle paure o che c'era un qualcosa dal quale potevi sentirti esclusa, non sarà mica perché possono esserci piccoli problemi economici? È possibile? Andiamo a vedere. Vabbè, in ogni caso, se stiamo parlando di difficoltà economiche qua, nell'andare magari a realizzare un qualcosa con un qualcuno, con una regina di denari le risolviamo, Ora, usa anche un po' il tuo intuito, Corona, perché qua ci parlano di questo, per cerca di pensare quale potrebbe essere la via migliore per andare a risolvere una probabile incertezza economica qua, perché tu le capacità le hai. Però ecco, ti vedo un pochino frenata, come se appunto ci sentiamo esclusi, e allora ci fermiamo lì e ci lasciamo bloccare, cosa che non dovrebbe esserci motivo. Problemi economici si risolvono. Abbiamo una regina di denari che non a caso ci parla di quello. E qui stiamo parlando di futuro prossimo, un'ultimissima cosa che voglio dirti qua, è che se tu sei in coppia con qualcuno, innamorata, stiamo parlando di un'anima gemella e una fiamma gemella. Se sei sola o solo, io ci vedo l'incontro con questa anima gemella o fiamma gemella, e me lo stanno facendo vedere qua. Inizialmente potrà sembrarti magari, ecco, un qualcosa così un po' ambiguo con questa luna, non del tutto chiaro, però sappi che questa carta ci indica quello. Ecco il cavaliere di coppe, magari è un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci.
Mm? E se sei sola o solo, l'incontro con una persona dovrebbe avere tanti capelli. Un qualcuno che, se è una donna, ha i capelli molto folti e lunghi, e se è un uomo ha tanti capelli. Lo vedo di lì. E guarda, non a caso, avevamo già lui qua, eh. Ora ti chiedo di pensare a una domanda che ti sta particolarmente a cuore e vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori, un sì o un no, quindi concentrati e pensa a questa domanda. Per la corona, il Papa, la forza e la temperanza. Mm. Qui il Papa ci indica che una soluzione ad un possibile problema si trova. Non a caso, mi pare si ricolleghi molto a quello che abbiamo visto prima. E la carta della forza ti indica di perseverare e la temperanza di avere un po' di pazienza. Però con questo Papa una soluzione la troviamo. Mm? E anche quella giusta, poi, fondamentalmente. Mm. Magari hai già un'idea o sai già che strada intraprendere o quello che devi fare. Ebbene, fallo con la forza. Ti viene richiesto di avere ancora un pizzico di pazienza, ma intraprendere comunque, perché la scelta sarà quella giusta con questo Papa. La temperanza l'avevamo già all'inizio, quando ti dicevo che ti vedo una persona molto paziente. Fin troppo, Corona. Non esageriamo con la pazienza, perché poi a pazientare troppo si rimane lì paralizzati con le speranze e questo non va bene. Bisogna agire, con la forza. E adesso vado a darti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da scriverti. Per la corona. Non so perché. Per la corona sento di dover parlare di capelli. Scusa, lo so che io sono un po' così particolare, ma qua capelli. L'avevamo visto prima anche l'uomo coi capelli folti o la donna coi capelli folti e lunghi. Mm. Cosa ti dico? I capelli d'estate asciugali al vento. Non esagerare con piastre e phon. Sei bella o bello così al naturale. E qualcuno te l'ha anche detto.
te lo dirà. Questa persona parla poco, ma apprezza molto i tuoi capelli, ehm, quando ti vede mhmm, con un vestito bianco o un vestito chiaro. Curioso questo messaggio, non so perché, con la corona m'è venuto da parlare di capelli. Asciugali al vento questi capelli, non esagerare con piastre, phon, che sei bella naturale, eh. Te l'hanno anche detto, te lo diranno, o magari se non te lo dicono lo pensano, con qualcuno che parla poco, ma lo vedi che apprezza molto i tuoi capelli e soprattutto quando ti vesti di chiaro, vestito chiaro, bianco. Mm? E questo era per te. Adelante, Corona. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita e vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!